wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass. Maxi maglione o maglione per taglie comode e curvi? Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e finalmente quest'oggi vi mostro come ho realizzato questo maxi maglione o maglione per taglie curvi, per taglie comode. All'appello tutte le 46, le 48, le 50 e le 52. Questa volta non avete scuse. Tra l'altro il progetto è molto facile e veloce. Considerate che ho realizzato una taglia L oversize in un giorno. Io amo follemente questo progetto, è molto comodo, caldo, caldissimo direi e avvolgente. Tra l'altro questo maglione è molto e dico molto speciale perché l'ho realizzato utilizzando i famosissimi gomitoli alluvionati di Borgo dei Pazzi Firenze. Se vi ricordate, ormai 2 settimane fa Montemurlo, il paesino dove risiede l'azienda Borgo dei Pazzi Firenze, era stato colpito da un tragico alluvione che ha creato non pochi danni, tant'è che l'azienda ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti, insomma di tutti noi, i vari gomitoli sul loro shop online borgodepazzi.com. È possibile averli tramite una donazione libera. Tutto il ricavato andrà devoluto ad un'associazione che poi l'azienda stessa vi comunicherà. Tra l'altro il filato maggiormente colpito è stato proprio il Luna, e sì, proprio lui, quello che ho utilizzato la settimana scorsa per la realizzazione del cappottino, nonché per la realizzazione del maglione che sto indossando proprio adesso. Vi ricordo essere un materiale altamente pregiato, made in Italy, 100% made in Italy, prodotto e rivenduto proprio dall'azienda Borgo dei Pazzi Firenze. Ha una composizione molto importante, per questo è super caldo e avvolgente, 50% lana, 40% acrilico, 10% alpaca. Come notate io ho utilizzato le colorazioni che mi sono arrivate. Nello specifico ho utilizzato 3 gomitoli da 50 grammi nella variante bianca, 3 gomitoli nella variante fango e altri 5 gomitoli nella variante cammello. In totale 11 gomitoli da 50 grammi. Uncinetto di lavorazione sempre il numero 7. Lavorazione a top down semplicissima a punto alto. Ho scelto appunto una lavorazione molto semplice per dare una nuova vita, un nuovo utilizzo a tutti questi filati danneggiati dall'alluvione. Come notate alcune parti, anzi i gomitoli più chiari sono stati quelli maggiormente colpiti perché essendo più chiari si nota molto di più lo sporco, al contrario di quelli più scuri. Questo significa che il capo dovrà essere lavato. Io ancora non l'ho lavato perché volevo mostrarvelo così e volevo mostrarvelo anche dopo il lavaggio, così anche voi notate come va via lo sporco e come la resa del filato rimane perfetta non appena che il capo è stato lavato. Io quasi ne parlo con certezza perché già ho lavato i filati di Borgo dei Pazzi Firenze sia a mano che in lavatrice e non ho mai avuto alcun problema. Vi anticipo già da subito che fra poco metterò il capo in lavatrice e lo laverò a 20 gradi, farò il lavaggio per la lana perché la mia lavatrice ha questa opzione, però vi consiglio anche un lavaggio delicato o il lavaggio a mano purché sia di 20 gradi. Nell'etichetta vedrete anche che viene segnalato un lavaggio a mano di 40 gradi. Per quanto riguarda il lavaggio in lavatrice state attenti un po' alla centrifuga. Io credo lo farò a 400 giri, proprio la funzione minima che ha la mia lavatrice. Poi subito dopo prendo il capo, lo ripongo sullo stendino con al di sotto una tovaglia in cotone e lo faccio asciugare all'aria sotto il sole. Fortunatamente ci sono delle bellissime giornate, quindi penso che in 24-48 ore il mio maglioncino si asciugherà. Volendo potreste utilizzare anche l'asciugatrice se l'avete a disposizione. Io ce l'ho, però per questo maglione preferisco per adesso farlo asciugare all'aria aperta, anche per vedere che risultato otteniamo. Ma ho intenzione di andare a realizzare sempre con gli stessi gomitoli, perché ne sono arrivati un bel po', degli accessori tipo cappellini o sciarpe. Seguitemi sui social, seguitemi su Instagram, è molto importante perché lì io passo passo vi faccio vedere tutti i vari processi e chi già mi segue lo può sapere perché praticamente abbiamo realizzato questo maglioncino insieme. Credo di avervi
quindi detto tutto. Un'altra cosa che non vi ho detto ve la dico subito. Quando mi sono arrivati tutti questi gomitoli, vi mando anche le clip così anche voi prendete visione di tutto. Li ho prontamente messi su uno stendino con una tovaglia in cotone al di sotto e li ho fatti asciugare all'aria aperta. Anche in questo caso il meteo è stato abbastanza favorevole, infatti si sono asciugati in meno di 24 ore. E insomma, questo era tutto. Io spero di aver fatto cosa gradita ad un bel po' di voi. Fatemi sapere cosa ne pensate del progetto, fatemi sapere se avete già fatto la vostra donazione, ma ne sono quasi sicura perché moltissimi mi avete scritto. Vi aspetto giù nei commenti come sempre. Scusatemi se mi sono dilungata un po' in chiacchiere, però ci tenevo molto a dirvi tutto. E adesso vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità e seguimi anche sui social, è molto importante, seguitemi anche lì, mi raccomando. A questo punto, sigla! Dunque inizio con la variante bianca, quella più chiara, si vede benissimo quanto sia stata colpita dall'alluvione. Come sempre prelevo il filo dal centro per lavorare al meglio. Uncinetto di lavorazione sempre numero 7. Intanto avvio un cappio e parto proprio dalla parte del collo. Avvio 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi a partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 5 punti bassi. 2, 3, 4 e il primo punto sono 5. Fatto questo faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo in costa dietro, quindi prendo solo la metà sola, prendo il filo e faccio il primo punto basso. 2, 3, 4 e 5. Catenella, giro e continuo sempre in costa dietro. Continuerò così finché non raggiungo su per giù 55 cm, che sono più che sufficienti per far passare questo lavoro, una volta chiuso sull'altra estremità, attraverso la testa. Bene, ho fatto un totale di 40 righe che equivalgono a 45 cm. Siccome la lavorazione a costine è molto elastica, ovviamente non sono arrivata a 55 cm. L'importante è che questo lavoro, una volta chiuso, passi attraverso la vostra testa, quindi mi raccomando, fate delle prove. Vado a chiudere il mio lavoro, prenderò sempre la metà dietro più la catenella, prendo il filo e faccio un punto basso, metà sola, secondo punto, punto basso, sono 2, 3, 4 e 5. Faccio una catenella, prendo anche la coda di avvio e questo poi sarà il risultato. Chiaramente capovolgiamo il nostro lavoro in questo modo, così la cucitura è all'interno e all'esterno non si vede esattamente nulla, e iniziamo la lavorazione del nostro spolone. Lo farò quadrato, se non erro dovrei avere 40-41 punti, diviso 4 sono 10 punti per ciascun lato. Però vediamo intanto. Inizio partendo esattamente dalla prima riga, prendo il filo e faccio il primo punto basso. Farò un punto basso in ciascuna riga come al solito. Nel frattempo conto anche i punti, quindi sono a 2, 3, 4, 5, 6. Effettivamente pensavo bene, sono 41 punti bassi, ne devo eliminare uno per un totale di 40. In questo modo dividerò 40 per 4, quindi 10 punti per ciascun lato, parte davanti, dietro e le due maniche. Intanto vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso, dopodiché faccio una catenella, vado a sostituire il primo punto basso con i due
punti bassi e faccio il primo punto alto e continuo in questo modo per i prossimi 9 punti e sono 2, 3, 4, 5. Nel frattempo, terminato il primo giro a punto basso, provate sempre il progetto e vedete come va. Nel mio caso è anche un po' troppo largo, ma va bene così. 6, 7, 8, 9, decimo ed ultimo punto alto. Una volta fatto questo facciamo 1 e 2 catenelle, prendiamo il filo, andiamo nel punto successivo e iniziamo la lavorazione di 10 punti alti consecutivi. 2, 3, 10 e di nuovo 2 catenelle di separazione, riprendo il filo, vado nel punto successivo e faccio la terza sezione di 10 punti alti consecutivi. Quindi continuiamo così per tutto il giro, ripetiamo quest'altra sequenza sia per questa che per un'altra volta e poi lo andiamo a chiudere. Ultima sezione, ho lavorato i primi 9 punti. Vi ricordate, ve l'avevo detto che c'era un punto in più, quindi cosa faccio? Una diminuzione. Prendo il filo, entro nel primo punto e chiudo le prime 2 asole. Ripeto, vado a fare una diminuzione. 3 asole e chiudo. Non preoccupatevi perché il lavoro non si restringe, quindi le taglie più comode non devono avere assolutamente alcun problema. Faccio 2 catenelle e poi vado a chiudere con un punto bassissimo, faccio una catenella e adesso avvio il secondo giro dove andremo a fare gli aumenti in ciascun angolo nelle 2 catenelle di separazione e anche lì abbonderemo con i punti. Lo sapete, per una taglia SM di solito vado a lavorare un punto, una catenella, un punto alto. Questa volta, visto che stiamo facendo un progetto abbastanza over per taglie comode, andrò a lavorare 2 punti, 2 catenelle, 2 punti alti. Fatta la catenella inizio subito dalle 2 catenelle di separazione. Questo vale solo per questo giro perché poi ci spostiamo con il punto bassissimo, come abbiamo visto per il progetto Aspen. Comunque vado a fare un punto basso e un punto basso sull'altro per sostituire il primo punto alto, poi nello stesso spazio vado a lavorare un secondo punto alto, 2 catenelle di separazione, riprendo il filo e vado a lavorare di nuovo 2 punti alti. Ok, e questo è il primo aumento. Poi andiamo a lavorare un punto alto in ciascun punto alto sottostante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incontriamo le 2 catenelle e qui facciamo il doppio aumento. 1, 2, 2 catenelle e altri 2 punti alti. Se non volete questo spazio troppo dilatato, allora andate a fare soltanto una catenella. In caso di taglia SM fate un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Comunque continuo in questo modo per tutto il giro, quindi farò il doppio aumento anche qui e anche qui. Ci vediamo alla fine, così vi mostro ancora una volta come chiudere e riaprire il giro. Decimo ed ultimo punto sulla diminuzione precedente. Chiudiamo questo secondo giro, ci inseriamo o nella terza catenella o nel primo punto basso dei 2, ecco qua, anzi nel secondo punto basso dei 2, chiudo punto bassissimo, mi sposto con un punto bassissimo nel secondo punto alto, mi sposto sempre con un punto bassissimo nelle 2 catenelle di separazione e da qui riparto, quindi catenella, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi oppure fate le 3 catenelle. Secondo punto alto
sempre 2 catenelle e altri 2 punti alti nello stesso spazio, insomma. Ora ovviamente su questo primissimo lato, come in tutti gli altri, ci troviamo sempre 2 punti in più, sia a destra che a sinistra. Non ne abbiamo più 10, ma ne abbiamo 14. Ad ogni giro cresciamo sempre di 4 punti per ciascun lato, quindi le taglie over o comunque le taglie comode raggiungeranno in fretta i centimetri che occorrono. Io chiaramente sono una M, in ogni caso continuerò in questo modo finché non raggiungo la circonferenza del seno, non i centimetri perché non li raggiungerò mai, sono un 84 e con questa lavorazione potrei anche raggiungere i 100, non saprei, poi vediamo, però in ogni caso raggiungerò proprio l'altezza del seno, da lì poi mi fermo. Quindi intanto continuo per questo terzo giro, ripetendo sempre lo stesso lavoro. Rieccoci qua in anticipo perché non voglio escludere nessuna taglia, sì, sto realizzando una taglia abbastanza comoda, per me anche, però voglio farvi vedere in caso di taglia M, ovvero la mia taglia, dove fermarsi se volete realizzare quella taglia o anche più piccola, una S o ancora più piccola. Prima di tutto ho cambiato il colore dopo aver fatto i primi 4 giri a punto alto, ho ripreso la variante cammello e credo proprio che dopo i 4 giri cambierò e prenderò l'altra variante un po' più scura. Ovviamente per il cambio colore ho fatto sempre punti bassissimi, mi sono spostata nelle 2 catenelle di separazione e poi proprio da qui ho avviato il punto alto con i 2 punti bassi e ho continuato, nulla di più semplice, è un passaggio che vi ho sempre mostrato, per questo l'ho saltato. Allora, volevo dirvi questo, che se volete realizzare una taglia più piccola MOS senza alterare lo schema, basta fare soltanto 6 giri a punto alto e raggiungete comunque una taglia M, quantomeno io ho raggiunto la mia, perché misurando questa zona sono a 42 cm, considerate che io ho una circonferenza seno da 84, la metà è 42, quindi io potrei benissimo, se voglio realizzare una M, chiudere lo sprone e poi continuare con la zona del busto fino alla lunghezza desiderata. Lo stesso vale per i manici, perché qui siamo a 17, che non è niente male. Insomma, basta provare e riprovare il progetto e siete a posto davvero, ve lo ripeto sempre. Bene amiche ed amici, credo di terminare qui la zona superiore. Vi do le misure. Ho raggiunto una larghezza da credo 58 cm, 27 cm li abbiamo qui, anche il giro manica siamo lì, 27 cm, come notate è molto abbondante per me. Ora io non ho dei parametri da seguire, non ho una modella sulla quale prendere le misure e nemmeno ho fatto un giro su internet per capire quali misure corrispondessero alla L, XL e così via. Gli unici parametri che ho seguito sono quelli che mi ha suggerito praticamente la maglia che ho al di sotto, è una taglia L. Ho acquistato questa maglia 2 settimane fa circa, già è una maglia di per sé over, però è una taglia L, quindi cosa ho fatto per capire un po' la situazione, per capire anch'io fino a quanto potevo spingermi con la realizzazione del maglione? Ho preso come riferimento proprio la maglia che ho al di sotto e ho raggiunto le stesse dimensioni. È ovvio che nel mio caso il giro manica è molto abbondante, quindi sicuramente andrò a fare delle diminuzioni sulla zona ascellare come di solito faccio. Mentre per quanto riguarda la zona del seno, una volta chiuso il tutto vado avanti con i giri a punto alto ed il gioco è fatto fino alla lunghezza desiderata. Ora, io per adattare il progetto alla mia fisicità, per renderlo comunque versatile e per far sì che anche le mie coetanee insomma possano indossare un capo del genere così over, voglio apportare poi delle diminuzioni e quindi conferire al mio maglione lo stesso taglio della maglia che ho al di sotto, quindi stringere leggermente e raggiungere le stesse dimensioni. Ovviamente per chi sta realizzando una taglia L, XL, XXL e così via, può lavorare un punto in ciascun punto senza apportare alcuna modifica, senza fare le diminuzioni, perché chiaramente andate a stringere. Io insomma voglio rendere questo progetto universale, voglio che un po' tutti
possano indossarlo. Insomma, questo è uno di quei progetti inclusivi che non esclude proprio nessuno. Veniamo a noi. In totale ho fatto 4 giri a punto alto, escludendo quello a punto basso, in bianco, 4 giri in questa colorazione cammello e 2 giri in questa colorazione marrone scura, chiamiamola anche fango, secondo me è quello il colore. Ora vado a chiudere il tutto, però non procederò a punto alto ma a punto basso. Mi inserisco nel punto alto successivo e mi sposto sempre con un punto bassissimo. Faccio una catenella. Anziché fare il punto alto, ora vi faccio vedere, più il punto alto dall'altra parte per congiungere i due angoli, vado a fare i punti bassi. Perché? Perché come notate, facendo dei punti alti è come se avessi 4 punti in più. Nel giro successivo andrei a lavorare 2 punti per ciascun punto alto e quindi avrei 4 punti in più e non fare altro che allargare sia il giro manica che la circonferenza, nel mio caso del busto, perché ormai ho sorpassato il seno praticamente, perché non sono così abbondante. Facendo in questo modo acquisirei altri 5 centimetri che a me onestamente non importano, no? Quindi per evitare questo cosa faccio? Vado a fare un giro a punto basso. Fatta la catenella faccio un punto basso, poi vado nelle 2 catenelle successive e mi congiungo con un punto basso. In questo modo, guardate, non ho il giro manica ancora più grande di 5 cm, ma di 1,5 cm, 2 cm massimo. Per cui in questo caso continuo in questo modo. Ovviamente per le taglie un po' più curvi vi consiglio di fare i punti alti. Poi prendete le misure, indossate il capo prima di procedere e valutate un po'. Io, come notate, come sempre vi do molti suggerimenti, quindi non dovreste avere problemi. Quindi intanto continuo lavorando un punto basso in ciascun punto alto sottostante. Ultimo punto, sono di nuovo all'altro angolo, quindi punto basso, vado a chiudermi dall'altra parte facendo sempre un punto basso e continuo il mio lavoro. Quindi mi manca la parte dietro e chiudo poi il tutto. Ora mi è finito anche questo quarto gomitolo, questo è il quinto gomitolo di luna. Non faccio nodini, pareggio i 2 filati, prendo il filo e nel frattempo blocco il tutto, lavorandomi le code dietro. Allora, 98esimo punto basso, vado a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo. Allora mi ritrovo 98 punti. Cosa faccio adesso? Ogni 13 punti poi faccio l'aumento. Riprendo con il punto di lavorazione, ovvero il punto alto. Quindi vado a sostituire il primo punto con i 2 punti bassi. Però le 2 asole non le chiudo perché voglio fare subito la diminuzione. Lo facciamo subito, riprendo il filo, vado nel punto successivo basso e chiudo le 3 asole insieme. In questo modo avrò il primo punto di 14. Poi continuiamo per i 13 punti, sono 2, 3, 4, 5, lavorati i primi 13 punti normali più la diminuzione sono 14 punti, vado a rifare la diminuzione. Chiudo le prime 2, riprendo il filo, entro nel punto successivo e chiudo primo punto, prima diminuzione, poi lavoro 13 punti e continuo così per tutto il giro. Ho ripetuto la sequenza per 5 volte, quindi diminuzione più 13 punti. Ora devo fare l'ultima diminuzione per un totale di 6 e termino questo primissimo giro di diminuzioni con gli ultimi punti che mi rimangono. Sono 7 punti. Vado a chiudermi
nella prima diminuzione con punto bassissimo. Terminato il primo giro di diminuzione, cosa faccio? Andrò a lavorare 2 giri a punto alto normalissimo senza fare diminuzioni. Terminati quei giri, poi ricomincio con le diminuzioni. Allora, ho terminato anche il secondo giro, ho cambiato nel frattempo anche colore, senza fare diminuzioni. Da 98 punti sono passata a 92, quindi 6 punti in meno. Nel giro successivo continuo con le diminuzioni, ne farò altre 6, quindi da 92 passerò a 86 punti. Poi 2 giri normali e poi di nuovo diminuzione. Alternerò questi 3 giri, insomma, finché non raggiungo la lunghezza desiderata. Credo proprio che farò la stessa lunghezza della maglia che ho al di sotto. Questa misura 56 cm, quindi continuerò per 56 cm. Chiaramente voi potrete farlo o più lungo oppure più corto, tipo crop. Per cui continuo, vi mostro questo ultimo passaggio e poi possiamo procedere allo stesso modo di come vi ho mostrato e vi sto mostrando adesso. Il primo punto ovviamente non lo chiudo perché faccio subito la diminuzione, proprio come ho fatto nel terzultimo giro rispetto a questo già iniziato. Quindi prendo il filo, entro nel punto successivo, 3 asole e chiudo. Fatta la prima diminuzione vado a lavorare sempre 13 punti per un totale di 14. 14° ed ultimo punto. Dopodiché rifaccio la diminuzione, chiudo le prime 2, riprendo il filo, entro nel punto successivo e chiudo le altre 2, 3 asole e chiudo. Quindi primo punto di 14. Proseguo per tutto il giro. Non terminerò con gli ultimi 15 punti, per cui i primi 2 li chiudo insieme e proseguo per gli altri 13. Andiamo sicuramente a lavorare l'ultima diminuzione e poi lavoriamo i punti che ci ritroviamo. Ora io non saprei quanti saranno. Poco fa erano 7, se vi ricordate. E insomma procedo lo stesso proprio come ho fatto prima, non cambia assolutamente nulla. Bene, ho terminato il maglioncino, manca soltanto la manica ed è terminato del tutto. Dunque mi sono spinta fino a 56 cm a partire dal collo, come vi dicevo prima. Io vi avevo lasciato durante la riga numero 5 dove ho fatto la diminuzione. Dopo averla fatta qui ho fatto i 2 giri normali, ho ripreso le diminuzioni nel giro numero 8 e dal giro successivo in poi. Per un totale di 7 giri non ho fatto alcun aumento, mi ritrovavo 80 punti e ho lavorato 80 punti totali. Non so se notate come io l'abbia sagomato lungo la zona del busto, dei fianchi. In totale ho lavorato 14 giri a punto alto più quello a punto basso, sono 15 giri totali. Togliendo la zona dello sprone, questi giri equivalgono a 27 cm. Io adesso vado a rifinire semplicemente a punto basso, nascondo il filo, lo blocco e ho terminato questa zona e poi mi occupo della manica. Volendo, anziché andare a fare il giro a punto basso, potreste andare a fare questa lavorazione a costine che fra poco vi mostro. Non solo ho fatto questa lavorazione, ma nello stesso tempo sono andata a stringere la manica per creare l'effetto a palloncino, che qui non è evidente, ma non appena lo indosso lo noterete sicuramente, ma già l'avrete visto in anteprima. Per cui lo stesso effetto potreste farlo direttamente qui. Nella zona prima delle diminuzioni abbiamo 57 cm. Dopo le diminuzioni siamo a 49 cm. Ho eliminato 8 cm facendo queste diminuzioni. Alla fine ho diminuito soltanto per 3 giri, quindi ho fatto 3 blocchi da 3 giri. Già avevo chiuso con punto bassissimo nel primo punto alto, ho fatto una catenella, vado direttamente nel punto successivo e faccio un punto basso. Questa catenella diverrà un punto basso a fine giro con ago e filo. Quindi molto semplicemente, sempre con lo stesso colore, continuo in questo modo, niente di più, niente di meno. Andiamo alla realizzazione della manica. Dunque io ho qui esattamente 29 cm.
decisamente troppo grande. Cosa ho fatto? Come notate ho segnato con dei marcapunti dei punti. Dal primo in azzurro fino a quello in arancione sono esattamente 40 punti che coincidono a 22-23 cm. Questo significa che io andrò a stringere esattamente i punti che ho sulla zona ascellare. Questo giro manica è abbondante anche per me. Per una taglia LXL va benissimo secondo me, perché rimaniamo abbondanti. Io rimango fedele al progetto, lascio anche la manica abbastanza over. Ho girato il lavoro perché questa zona coincide con la parte dietro dove ho sempre chiuso, così la parte davanti rimane pulita, anche se comunque le chiusure di ogni giro non si notano. E cosa cambia? Che iniziamo subito con le diminuzioni. Anziché iniziare dal marcapunti azzurro, inizio da quello arancione. Quindi sostituisco il primo punto e faccio un punto alto. Ora faccio subito le diminuzioni. Vado a chiudere insieme i primi due punti alti che ho al di sotto, che coincidono con l'aumento sottostante. Quindi entro, prendo il filo e chiudo le prime due asole, ripeto lo stesso lavoro nel punto successivo e ho 3 asole, chiudo tutto, prima diminuzione. Poi vado a diminuire i due punti bassi che avevo realizzato all'inizio per congiungere un angolo con l'altro. Prendo il filo, entro direttamente all'angolo, diciamo, chiudo e ripeto nel punto successivo, che è un punto basso, infatti sto entrando al centro. Quindi 2 diminuzioni. Faccio 1 e 2 diminuzioni, quindi prendo il filo, chiudo, chiudo e chiudo, ultima diminuzione. E ho fatto così un totale di 4 diminuzioni. Adesso procedo lavorando un punto in ciascun punto nei prossimi 40 punti. 1, 2, 3, 39 e il 40° punto è quello che abbiamo fatto proprio all'inizio prima della diminuzione. Quindi entro, chiudo con punto bassissimo, catenella. Ora avvio nuovamente il mio lavoro. Nel primo punto per adesso lavoro un punto alto sostituito dai 2 punti bassi. Poi abbiamo qui 4 diminuzioni, ne andiamo a fare 2. Prendo il filo, entro nella prima diminuzione e chiudo. Riprendo il filo, entro nella seconda diminuzione e chiudo. 3 asole e chiudo e di nuovo 1, 2 e chiudo tutto e quindi continuo punto alto su punto alto. Primo punto di 39, nel 40° andiamo a chiudere e continuiamo in questo modo per adesso. Ok, 39° punto. Quando io dico 39° non conto le diminuzioni, conto i punti che avevo segnato col marker, quindi vado a chiudere nel 40° punto con punto bassissimo, faccio una catenella, stacco il filo perché devo cambiare il colore, devo rispettare la sequenza di colori, no? Ora attenzione qui, intanto faccio un cappio. Intanto durante questo giro andremo a diminuire 1 e 2 punti, diverrà un solo punto. Nel giro successivo, nel quarto, andremo a diminuire anche il 40° con l'ultima diminuzione per ottenere un numero totale di 40 punti, per cui anziché partire proprio da questo punto già avviato, parto dal punto precedente, quindi qui ho chiuso, mi inserisco nel punto precedente, mentre dall'altra parte, sull'altra manica, mi sono spostata con un punto bassissimo nel punto successivo, così ho spostato il punto di chiusura e di avvio. Spero sia chiaro, ma credo di sì. Quindi, allora, blocco con una catenella, mi inserisco nuovamente nello stesso punto e faccio un punto basso sull'altro.
Ok, e questo è il primo punto. Il successivo, quello che prima era di chiusura, lo vado a lavorare per adesso normale, quindi secondo punto. Andiamo alle due diminuzioni centrali che coincidono con la zona ascellare, quindi prendo il filo, entro e chiudo le prime due, ripeto l'operazione nella diminuzione sottostante successiva, 3 asole e chiudo. Quindi riparto lavorando per adesso un punto in ciascun punto. Ultimo punto. Vado a chiudermi nel primo punto con punto bassissimo, quindi catenella. Qui lavoro il primo punto alto sostituito dai 2 punti bassi e nella zona ascellare, guardate, coincide, ecco perché ho spostato il punto di chiusura nel punto precedente, vedete che tutto torna? Mentre dall'altra parte, iniziando da qui, dovevo spostarmi in avanti. Comunque poi quando avete il lavoro tra le mani ve ne accorgete, basta che io ve lo segnalo, voi lo capite subito. Vado a diminuire 1 e 2, quindi il punto normale è la diminuzione e sono a 2 punti. Se provate a contare tutti i punti, se state facendo lo stesso progetto, avete un totale di 40 punti. Quindi terminiamo il giro, misuriamo insieme il giro manica e poi vi dico per quanti giri continuare in questo modo. 39esimo punto alto, 40esimo ed ultimo punto alto. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto e sono pronta per ripartire lavorando 40 punti, sempre col bianco per altri 2 giri. Ogni 4 giri cambio sempre il colore, credo di avervelo detto tante volte. Comunque, considerate che di solito lascio 16-17 cm, 18 cm massimo. Siamo a 19 cm. Continuerò per altri 14 giri, quindi dai 2 giri iniziati insieme fino ai 4 in bianco sono 36 cm, 43 fino al polsino, anche se le misure partono già da qui, ma comunque io vi do quelle specifiche per i giri che andremo a lavorare. Adesso andiamo a fare la zona del polsino, nello stesso tempo andiamo a stringere, però disfo un attimino il lavoro. Dunque faccio il punto alto ma lo chiudo a metà perché vado a chiudere con la tonalità cammello, quindi faccio passare le 2 asole, entro nel punto alto, poi le code le andiamo a nascondere dopo e intanto chiudo a punto bassissimo. Faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ottava catenella per ritornare indietro a punto basso. Perché questa quantità di catenelle? Perché come notate coincidono con i centimetri dei 4 giri in bianco e così via. Ritorno indietro a punto basso, vado a fare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 7 punti bassi. Ok, dopodiché vado a fare delle diminuzioni, tra virgolette, ovvero vado a stringere con dei punti bassissimi. Entro nel primo punto alto e faccio un punto bassissimo. Di nuovo sono 2 e sono 3 e sono 4. Catenella. Giro leggermente il mio lavoro per andare a lavorare un punto basso in costa dietro nei prossimi 7 punti. Quindi molto semplicemente passo così e come notate si forma una piega. Vado a fare 1, catenella, giro il mio lavoro e riprendo 1, mi riporto sulla manica, quindi primo punto bassissimo, secondo, terzo, quarto,
catenella perché devo girare, vado nel primo punto basso in costa, prendo il filo e chiudo e faccio righe di andata e di ritorno esattamente in questo modo. Guardate come un po' si arriccia il lavoro, pensate non appena facciamo questo lavoro su tutto il giro manica. Ok, ho terminato la riga, mi rimangono 1, 2, 3 punti, quindi vado a fare 3 punti bassissimi intanto, non ne ho 4 ma ne ho 3, ma non fa nulla. Mi inserisco anche nel punto bassissimo di fine giro precedente, così, faccio una catenella, giro il mio lavoro, vado a fare un'altra riga a punto basso in costa dietro, vado a cucire, quindi catenella, rigiro per l'ultima volta, abbiamo finito. Entro nella costina dietro e nella prima catenella, prendo il filo e chiudo punto bassissimo, costa dietro, catenella e sono 2, costa dietro, catenella e sono 3, catenella, cioè costa dietro e catenella, 4, 5, 6, 7 e mi inserisco anche nelle catenelle iniziali, così blocco per bene i fori. 1 e 2 e voilà. Quindi stacco il filo, me lo porto proprio all'interno così e lo posso andare a bloccare e voilà, questo poi sarà il risultato. Niente male, maglioncino completato. Sono in dubbio se andare a realizzare la stessa lavorazione sulla zona inferiore, non saprei, adesso vi chiedo su Instagram e vediamo cosa mi suggerite. Insomma, io non avrei altro da aggiungere perché tutti i consigli utili ve li ho dati nel corso del tutorial. Questo è il progetto, io spero soltanto che vi piaccia, che proviate a replicarlo, che lo provi a fare sia una taglia comoda che non. Vi aspetto come sempre giù nei commenti. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial molto speciale per via dei gomitoli alluvionati che ho utilizzato. Spero che anche voi lo realizzate, anzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se proverete a replicarlo. Vi do l'appuntamento la prossima settimana, mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi sui social, è molto importante. A questo punto vi do l'appuntamento alla settimana prossima, un bacino a tutti!